Penso che il progetto sia molto innovativo, una proposta innovativa che soprattutto attraverso l'utilizzo della stampante 3D permette non solo di conoscere nuovi strumenti, ma di poterli applicare anche nei casi di difficoltà, di disabilità, come nel caso specifico nostro dei disturbi dell'apprendimento, e quindi può avere una valenza molto utile sia in termini di avanguardia sia proprio a livello pratico per questi bambini. Allora, credo che la stampante 3D riesca a creare degli oggetti che riescono a toccare e compensare tutte le abilità e i deficit dei ragazzi con disturbi dell'apprendimento o BES. L'oggetto 3D infatti riesce a compensare magari deficit sensoriali o visospaziali. In questo modo è possibile andare a lavorare sia dal punto di vista del potenziamento del trattamento, sia dal punto di vista, ad esempio, di un trattamento di dopo scuola specialistico. Molti di questi infatti possono anche essere utilizzati in modo distaccato, ad esempio dalla materia che deve essere potenziata, e quindi essere utilizzati proprio come un modello di trattamento per le funzioni cognitive alla base dei processi di apprendimento. Allora, l'esercizio che mi è piaciuto maggiormente è stato quello con le lettere, perché non soltanto viene appunto le lettere scritte in stampato maiuscolo, ma anche in stampato minuscolo, che sono fondamentali soprattutto per i ragazzi che hanno problematiche come dislessia, disortografia, perché hanno appunto difficoltà a riconoscerle. Poi è fondamentale perché l'impatto visivo è il primo aspetto che loro valutano. Nel momento in cui iniziano a scrivere, hanno questo riferimento accanto, possono trarne tanto beneficio non soltanto appunto nella manualità della scrittura, perché la lettera viene vista come deve essere fatta, si può toccare, si può proprio fare praticamente il movimento della mano, ma anche continuare ad averlo come un feedback immediato anche durante la scrittura stessa. Allora, sì, i ragazzi innanzitutto che seguiamo sono ragazzi con disturbi dell'apprendimento, con ritardo cognitivo, quindi diciamo che le difficoltà sottostanti sono proprio a livello mnemonico, quindi hanno difficoltà a memorizzare, perché diciamo la difficoltà sottostante è proprio nella memoria di lavoro, quindi tutte queste attività a livello manuali vanno diciamo a toccare una parte del cervello della memoria che viene chiamata proprio memoria visiva percettiva, quindi questo qua diciamo aiuta molto i ragazzi anche con ritardo cognitivo a riuscire a memorizzare diciamo, i diversi elementi che vengono diciamo, lasciati a livello didattico, quindi nei compiti da svolgere.